una nuova puntata del nostro format Un orologio, una storia, per raccontarvi di un segnatempo che ha scandito quella che è stata davvero la storia dell'orologeria moderna ed elegante per come la conosciamo. Un orologio Rolex che molto spesso, come sappiamo, fa storcere un po' il naso agli appassionati, anche se io credo che sia del tutto ingiusto quest'astio che si prova nei confronti della casa coronata, nonostante la stessa, attraverso le tante innovazioni che ha introdotto nel corso dei decenni, abbia contribuito significativamente all'evoluzione dell'orologeria, così come appunto la conosciamo. Ed è un po' ingiusto prendersela con Rolex o con gli appassionati a cui piace Rolex semplicemente perché non si condividono alcune strategie, se così possiamo chiamarle, o addirittura si ritiene di dover criticare chi apprezza Rolex. Un modo forse un po' paradossale di lamentarsi di chi giudica giudicando. Perché alla fine, insomma, senza volerci prendere in giro, lo sappiamo, l'orologeria è anche Rolex, così come è anche Omega e tantissimi altri grandi marchi che hanno fatto la storia degli orologi, e non credo che si possa prescindere da queste maison semplicemente perché non ci piace chi maggiormente le acquista e le indossa. Sarebbe come pensare di criticare Ferrari perché è acquistata da gente che non ci piace, eppure fa parte della storia dell'automobilismo e non credo che questo si possa negare. E l'orologio di oggi, il protagonista della nostra puntata, che ci è stato inviato dal nostro amico Nicola Hannibal, è un orologio che ha segnato sicuramente la storia di tutta Rolex, ovvero il Day-Date, che nasce nel 1956 dopo l'introduzione del Rolex Datejust con una ulteriore innovazione. E infatti, se nel 1945 il Datejust fu il primo orologio da polso con la funzione del cambio data automatico a ore 3, la famosa finestrella insomma che indica il numero del mese, il Day-Date, circa 10 anni dopo, introduce invece il giorno della settimana per esteso, che si legge ad ore 12, ed è una innovazione di sicuro che poi verrà imitata e copiata da tantissimi altri marchi, così come appunto è accaduto per la finestrella della data. Ma il Day-Date è importante per Rolex e per noi appassionati non soltanto perché rappresenta un'innovazione tecnica da questo punto di vista, ma anche perché fu un orologio che segnò decisamente quella che era la cassa Oyster e lo stile classico di Rolex e dei suoi orologi sportivi, che in realtà braccialati sia in oro sia in altri materiali preziosi erano degli orologi che volevano essere sia sportivi sia eleganti, ma comunque adatti ad un utilizzo quotidiano, ed ecco allora che forse possiamo definirli degli orologi semplicemente di classe. Ecco, naturalmente qualcuno avrà da ridire con questa definizione parlando di un orologio in oro giallo, però è anche vero che da ultimo l'oro è tornato prepotentemente di moda tra gli appassionati, e c'è anche da dire che rappresenta anche un po' il motivo per cui si può giustificare il prezzo di determinati orologi, che quantomeno non sono in semplice acciaio ma appunto dei veri e propri lingotti che hanno un valore intrinseco completamente diverso dal contenuto tecnico. Per partecipare a un orologio o una storia è molto semplice, basterà cercarci su Instagram con il nome Tocco Clock e mandarci poi in privato un vocale con la storia del vostro orologio. Se la riterremo degna di essere raccontata, ne faremo una nuova puntata del nostro format. Il Day-Date che ci manda oggi Nicola è un orologio molto prezioso, è un orologio mai lucidato, completo di tutto il suo corredo, così come tanto piace agli appassionati, ed è anche un orologio che Nicola ha inseguito per tanto tempo e per tanti anni, anche perché normalmente un orologio di questo tipo è molto difficile da trovare nelle condizioni che si desidera, soprattutto per la sua lunetta zigrinata, che normalmente, anche se leggermente toccata per una lucidatura, perde purtroppo tutta la brillantezza e la spigolosità delle sue sfaccettature, il che la rende completamente diversa rispetto a quello che era all'inizio originariamente nel momento in cui fu realizzata da Rolex.
Questo Day-Date in particolare è in condizioni perfette ed è evidentemente l'orologio che Nicola ha cercato per anni. Come sappiamo è un 36 mm con uno spessore di circa 12 mm ed è un orologio che veste perfettamente praticamente qualsiasi polso. Non a caso la cassa Oyster, così come la lunetta zigrinata, sono due degli stilemi più copiati e imitati in assoluto. Questo bellissimo Day-Date tuttavia non è soltanto l'orologio di Nicola, anche se il suo è davvero strepitoso. È l'orologio dei presidenti, o almeno così denominato, perché come abbiamo detto nasce per un pubblico che può permettersi di acquistare un orologio esclusivamente in metallo prezioso. Infatti veniva realizzato soltanto in oro giallo, in oro bianco e in platino e ancora oggi il Day-Date non è mai stato realizzato in acciaio. E venne presentato anche con un nuovo bracciale che andò a sostituire il più prezioso Jubilee, che fino ad allora equipaggiava i Datejust ed era considerato il bracciale di punta della casa coronata, e venne sostituito con il bracciale President, ovvero il famosissimo bracciale a 3 maglie che possiamo vedere nelle immagini che ci ha inviato Nicola e che da quel momento equipaggerà il Day-Date senza soluzione di continuità. Il Day-Date è sempre stato in produzione fino ad oggi, anche se naturalmente è stato aggiornato nelle forme, nei materiali e nei quadranti nel corso di questi decenni. Ma come stavamo dicendo, il Day-Date non è soltanto l'orologio di Nicola. Sta di fatto che il Rolex Day-Date con il suo bracciale President veniva anche denominato l'orologio dei presidenti dalla stessa Rolex, come si può vedere in alcuni claim pubblicitari dell'epoca. Un orologio che aveva insomma l'ambizione di essere il faro guida dell'intero catalogo della casa coronata, con il suo datario in 26 lingue e, come dicevamo, la realizzazione esclusivamente in materiali preziosi. Un orologio che indubbiamente ha sempre diviso gli appassionati, almeno nell'ultimo decennio, perché per certi versi è sicuramente un orologio eccessivo e per altri è sicuramente un orologio di classe, dove la distinzione tra uno e l'altro la fa anche chi indossa l'orologio e in quale contesto. Ecco perché ritengo che un orologio di questo tipo, così come qualsiasi altro orologio di maison storiche, non può semplicemente essere odiato o amato, non può semplicemente essere bianco o nero, anche perché un appassionato, per quanto possa non apprezzare determinate referenze, ritengo che debba essere in grado di apprezzare ciò che è stata la storia dell'orologeria, con i propri gusti, chiaramente gusti soggettivi, ma oggettivamente e quindi senza pregiudizi. Ecco, questa era la storia del Rolex Day-Date e questo è il bellissimo Day-Date di Nicola, che ringraziamo per aver partecipato ancora una volta alla nostra rubrica. E come sempre questo video è anche una scusa per parlarne tra appassionati nei commenti, come facciamo sempre, quindi vorrei sapere la vostra, così da parlarne assieme. Grazie per essere stati anche in questa puntata, grazie per essere arrivati fin qui. Se volete seguiteci su Instagram come ToccoClock e partecipate anche voi a un orologio, una storia. Noi ci vediamo in una prossima puntata qui su Toc. Ciao!